Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, abbiamo il bambinello, abbiamo il Dio che si fa carne, che si sta per fare carne. Allora, prima di dirvi questa cosa sul significato vero del Natale, io voglio ringraziarvi, non smetterò mai per tutta la mia esistenza, questa e le prossime. Siamo una famiglia straordinaria, una comunità meravigliosa che sta illuminando il mondo ed è una gioia indescrivibile essere parte di tutte voi e tutti voi e stiamo veramente cambiando il mondo, questo già lo sapete, lo vedete quotidianamente, ma io ci farei un applauso meravigliosissimo, meravigliosissimo. Allora, come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, ho avuto la malattia del bacio. La mononucleosi, meravigliosa, ma ho un mese a casa. E vi ho detto anche, no, perché è successo tutto questo? Perché non abbiamo bisogno di scuse per essere quello che vogliamo essere, quello che siamo destinati a essere. C'erano delle parti di me che avevano bisogno di scuse per dire al mondo esterno che non esiste il mondo esterno, erano aspetti di me che non volevo uscire. Semplice, perché ho scelto di fare consapevolmente un percorso di eremitaggio in questi ultimi periodi. Durerà un po' di mesi questa cosa, non so quanto durerà, però è una scelta. Ho scelto di fare questo, ma avevo bisogno di scuse e voglio dire, si è creata la scusa, la malattia del bacio. Incredibile, è così poetica questa cosa, è bellissima. Comunque sto sempre meglio, sto benissimo. Comunque fondamentalmente, come vi ho detto anche nelle previsioni settimanali, ho solo gli anticorpi alti proprio perché denotano che c'è stata questa cosa, ma è passata. Soltanto qualche altro giorno di riposo in casa, quindi senza febbre, quindi 2 o 3 giorni almeno senza febbre, e poi posso riuscire a tornare ad allenarmi, eccetera. Quindi ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 grazie. E in questi giorni ho riflettuto molto sul senso del Natale. Che cos'è il Natale? Il Natale è un momento bellissimo, bellissimo. Perché? Perché ci ricorda che Dio si incarna, si fa uomo e mostra all'uomo la salvezza. Questo è il significato del Natale. Nell'età dell'oro non esisteva morte né malattia, ma l'età dell'oro è uno stato di coscienza che l'uomo ha perduto. Perché? Perdendo l'età dell'oro, come dicevano gli antichi, no? Gli antichi vedevano le cose nel modo giusto, cioè andando avanti non è progresso andando avanti, ma è un regresso. Invece noi con la mente razionale vediamo l'andare avanti come un progresso. Progresso, progresso nel futuro, 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 progresso. Invece gli antichi lo sapevano bene che era un regresso. Infatti dall'età dell'oro si è passati all'età del bronzo, poi all'età del ferro. Cioè era un regresso. E quindi nell'età dell'oro, stavo dicendo, non esisteva né morte né malattia, ma l'età dell'oro è uno stato di coscienza che l'uomo ha perduto. E quello che viene definito età del bronzo, poi età del ferro, è quando l'uomo stava perdendo questo stato di coscienza dell'unione col tutto. E che cos'è che porta in essere la perdita di questo stato di coscienza? La nascita della mente separativa. La mente separativa, quello che per i cristiani è il famoso albero della conoscenza del bene e del male, in cui nasce la mente separativa, il cosiddetto peccato originale, come vi ho anche scritto in un post su Instagram. E l'età dell'oro è quello che per i cristiani è il paradiso, va bene? Per i pagani è l'età dell'oro. E nell'età dell'oro gli uomini avevano vite lunghissime, al cui termine non morivano,
ma si addormentavano diventando spiriti guida dei viventi, i cosiddetti daimones, spiriti guida. Quindi che cosa succede quando arriviamo all'età del ferro? Che arriva il Salvatore. Arriva il Salvatore. Il Cristo per il cristianesimo, il Buddha per i buddisti. E cosa sta a significare? Che Dio si incarna, si fa uomo e mostra all'uomo la strada della salvezza per ritornare all'età dell'oro. E in cosa consiste questa salvezza? Come si fa a ritornare all'età dell'oro? Il Salvatore, Gesù Cristo in questo caso, ti mostra come annientare la mente separativa e ti dice: devi distruggere te stesso come un io distinto e separato, devi morire a te stesso e rinascere nel sé, nella coscienza cristica, che è la mente trascendente, che non separa, ma unisce, comprende, include, uketamo, uketamo, uketamo. Quindi la strada della salvezza è il sacrificio di sé, cioè la morte dell'io, l'ego. E quello che gli sciamani chiamano la morte mistica. È la morte che prelude la rinascita. E cosa vuol dire ancora questa morte dell'io? È quello che gli sciamani chiamano il viaggio sciamanico, nelle profondità del proprio subconscio. È il viaggio di Perseo negli inferi di Ade e il successivo ritorno. Morire e rinascere in vita. Il Dio che muore e rinasce, come Gesù Cristo, ma anche come il Buddha, il Dio quindi che rinasce, che muore e rinasce, è un simbolo che ci mostra la strada, è un simbolo di quello che noi dobbiamo fare per ritrovare il paradiso delle origini. Morire vuol dire dissolvere il nostro io e rinascere nel sé. Morire dunque significa dissolvere lo stato di coscienza che produce separazione, che ti fa percepire tutte le cose, tutti gli eventi, tutte le persone in modo distinto e separato da te. E quindi ritrovare uno stato di coscienza non duale, non duale. Questa è la morte e la risurrezione. Quindi la dimensione della carne, del corpo, la dimensione mortale è fondamentale per ritrovare il paradiso delle origini o l'età dell'oro come stato di coscienza. Anche Buddha era uomo mortale ed è entrato poi nel nirvana. Il nirvana cos'è? È la dissoluzione del veicolo corporeo e quando gli elementi acqua, aria, terra, fuoco, no? Che nella loro aggregazione producono l'impressione, l'immagine della nascita, si disgregano, producendo l'immagine o impressione della morte. Anche il Buddha è nato ed è morto, anche lui, esattamente come Gesù, ha indicato la strada della salvezza, che nel buddismo si dice nirvana. Come vedete sono le stesse identiche cose, tramandateci sempre. Cos'è il nirvana? È la strada che ci permette di ritrovare lo stato di coscienza libero, che è il paradiso delle origini, che è il paradiso dei cristiani e l'età dell'oro per i pagani. Quindi il Natale ci ricorda questa cosa meravigliosa e nello stato di coscienza della non duale, nello stato trascendente, si è fondamentalmente immortali, ossia non si ha paura. Cos'è che deve dunque morire, ossia essere crocefisso? Il nostro io, l'uomo vecchio, quello che ha la mente separativa, è duale, e solo in questo modo si può resuscitare. Gesù, vi ricordo sempre che cosa diceva. Gesù diceva: dovete nascere 2 volte. Non basta nascere per vivere.
Bisogna nascere 2 volte. La seconda è quando diventi il mago, direbbero gli esoteristi. La seconda è quando rinasci e c'è l'estinzione della realtà duale e separativa. Quindi la prima è quando sei un io, distinto e separato. La seconda è quando crocefiggi l'io e rinasci al sé. Quindi che cos'è il peccato? Cosa significa essere liberi dal peccato? Essere liberi dalla mente che separa. Perché nel paradiso delle origini o nello stato di coscienza dell'età dell'oro, niente è distinto e separato. Quindi una volta che questa mente separativa viene messa al bando, ossia sei morto all'io e rinato al sé, quindi sei in una coscienza non duale in cui non sei distinto e separato, allora tu non hai più bisogno di morire. Cioè la morte non ha più potere su di te, ma ce l'ha nella misura in cui tu ti senti distinto e separato dal tutto. Quindi cos'è il Natale? È un simbolo. È il simbolo della nascita, cioè dell'incarnazione, proprio come è nato il Cristo, perché questa nascita ci porta nella carne e in questa carne, solo in questa carne, noi possiamo fare questa esperienza del morire per poi rinascere. Quindi solo grazie al fatto che siamo in un corpo mortale dove tutto è impermanente, noi possiamo sperimentare la morte che è il sacro, la resa dell'io, e solo quando muori, quando muore l'io l'ego, puoi sperimentare cos'è la vera materia, che come dicevano qualcuno di grande che non ero io, la vera materia è il vero corpo che è immortale. Ma per comprenderlo devi fare questo passaggio. Quindi solo attraverso la morte si può ritrovare il paradiso delle origini, ma deve essere una morte mistica. Cioè la vera morte mistica è la morte dell'io, a cui poi segue la risurrezione. E andando a fondo, ma proprio a fondo a tutte le tradizioni dei popoli, tutte ti indicano la stessa strada. E quindi quello che questo Natale ci dice è non avere paura. Non avere paura, perché la paura è generata dalla mente che separa. Non aver paura di morire. Lo posso dire solo in questi termini. Non aver paura di morire, perché la morte è dell'io, dell'ego. Perché la paura contrae tutti i sensi e ti impedisce di vedere nell'invisibile. Quindi la paura taglia il mondo visibile e invisibile. Quindi è la volontà di potere e di controllo che vuole la mente razionale, la mente separativa, che taglia i due mondi, visibile e invisibile. E oggi nel Kali Yuga è al massimo questa cosa. La vita a tutti i costi, il controllo della vita a tutti i costi. Che cos'è questo se non è la mente separativa vuole avere il controllo? Allora quando tu non hai più paura di morire, tu non hai più bisogno della morte. Vi ricordate Neo in Matrix? Nel primo Matrix. Neo, quando è che vince su tutti? Quando è che sconfigge tutti i nemici? Quando muore e rinasce. Non ha più paura della morte e quindi è invincibile. Quindi, come si fa a ritrovare il paradiso delle origini, cioè l'età dell'oro? Sin dagli sciamani al Cristo, al Buddha, ci mostrano la strada. Devi morire e poi rinascere, la morte dell'io e la rinascita nel sé. Il Natale quindi è una cosa bellissima, perché ci ricorda la possibilità di essere liberi, liberi. E quindi in questi giorni di introspezione, di malattia, direbbe la mente separativa, contemplavo gli alberi di fronte casa, contemplavo il mare, contemplavo queste rocce, contemplavo il vento e ho visto tutta questa bellezza, bellezza.
Perché la natura è bellissima? Perché è evanescente, si dà. La mente razionale direbbe muore, ma si dà alla sua estensione, alla sua espansione. Ecco perché è bellissima, è un sentimento così poetico, tra la dolce tristezza, la dolce malinconia, questa bellezza che ti scava nell'anima e ti fa sentire profondamente qualcosa di unico che soltanto tale contemplazione ti può dare. Allora è la resa a tutta questa bellezza di cui tu sei espressione perché tu sei natura. E allora smettiamo di avere paura della morte. Smettiamo di avere paura contemplando tutto questo, della morte dell'io, della mente separativa. Affidiamoci all'invisibile. È questo che ci dice il Natale. È questo che ci ricorda il Natale per noi cristiani da 2000 anni a questa parte. Dio si è fatto carne per indicare all'uomo la libertà. E quindi soltanto quando il nostro io è sepolto, allora rinasciamo nel sé e sentiremo di essere stati sempre immortali. Come vi dicevo sempre prima, noi abbiamo una sola vita e tante incarnazioni. Diremmo oggi, noi abbiamo una sola vita e tante illusioni di incarnazioni, tanti film che vengono messi in scena. I buddisti queste illusioni le chiamano la ruota del samsara, la ruota dell'illusione, in cui finché non ti risvegli nel sé, ripeti. E allora io vi auguro che questo Natale sia qualcosa di entusiasmante nel celebrare la bellezza, nel celebrare la vita quale unica possibilità di liberazione. Wow! Ragazze mie, ragazzi, lo capite che nella misura in cui voi vi date all'invisibile sarete immortali e siete invincibili, proprio come Neo di Matrix. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Guardate che mi ha fatto un mese di malattia. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Allora, dopo questa fantastica immersione nella consapevolezza, vediamo in questa settimana di vigilia dal 16 al 22 dicembre cosa ci combinano i nostri beneamini per andare incontro a questo coraggio nell'invisibile. Allora, vediamo un po'. Partiamo dall'energia maschile. Allora, il nostro maschione, vediamo un po' cosa ci combina in questa settimana. Sapete che il nostro lui-lei si può leggere a più livelli, ovviamente lasciatevi sempre ispirare perché non esiste io, tu, lui, lei, non esiste. Esiste soltanto una grande anima che fa esperienza di se stessa con l'illusione di individualizzarsi in dei corpi. E quindi ragazze mie e ragazzi, per chi non l'avesse fatto, mi raccomando, invito a guardare il video Magia Pratica 9. Anzi, ringrazio tutte le ragazze mie che mi stanno scrivendo, che se lo sono riguardato già 11 volte, mi avete scritto, numero maestro, e avete raggiunto livelli di consapevolezza incredibili. E lo so ragazze, quel video l'ho fatto con il dio Ares adirato, che ti devo dire, tra il letto e il divano, ero incazzata nera, che questa febbre non scendeva. Guardate un po' cosa ha prodotto, quindi, ok, allora, energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile nei confronti del femminile o energia attuale del maschile a seconda della carta. Vediamo un po'. Energia attuale del maschile. Cavaliere di coppe. Cavaliere di coppe, bellissima energia. Qua ha un'energia di invito d'amore. Energia attuale di invito d'amore, di darsi alle sue emozioni anche, di darsi a ciò che sente, anche di invitare una persona a uscire o di corteggiarla, di fargli degli inviti, più che corteggiare che sarebbe un paggio,
questo in Cavaliere di Coppe, farle degli inviti d'amore, degli inviti d'amore. Ok, bellissima energia. Vediamo i pensieri adesso, Quali sono i pensieri del nostro lui nei confronti di lei, o i pensieri di lui? E beh, c'è l'amore, ragazze mie, amore, amore, amore. Guarda come sta questo questa settimana. Ti metto così che qua mi scurano i video, sono tutte queste cose, sembrano nude, mannaggia, guarda YouTube. Allora, bebè, ma oh meraviglia, aspetta, metto una conchiglietta qua. Dove stanno le conchiglie? Eccola. Allora, amore, 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 sta pensando di dare amore in questa settimana, è una bellissima energia, di condividere amore, sta pensando di dare amore, è una bellissima energia, eh? Sarà l'influenza del bambinello qua vicino. Bellissima, bellissima energia. Vediamo cosa ha nel cuore lui. E beh, da un po' non uscivano queste belle energie, eh? Vediamo un po' cosa ha nel cuore lui. Energia maschili. 10 di spade, vogliono fare un punto e a capo, hanno il cuore rotto, però decidono di mettersi alle spalle questa ferita, può essere o con una lei pregressa o con un lui pregresso, va bene? Nel cuore 10 di spade, una situazione che è giunta al termine, vuole avanzare, sta pensando di aprirsi, sta pensando di dare amore, di invitare una persona, di condividere l'amore e la gioia, perché vuole fare punto e a capo rispetto a qualcosa che ha nel cuore, che ha sofferto tanto, una linea di dolore molto forte abbiamo nel cuore, che viene appunto, abbiamo parlato nell'intro della resurrezione, della rinascita. La nascita ha una nuova consapevolezza, una bellissima energia. Infatti qua abbiamo il paggio di spade, ha il cuore molto ferito ma ha l'intenzione di aprirsi, va bene? Di aprirsi, o si vuole mettere alle spalle una situazione difficile, di mancanza di fiducia nell'altro, vuole aprirsi con una donna o con un uomo, vuole aprirsi in questa settimana. Ok. Vediamo qual è il blocco o karma di lui in questa settimana. Il blocco o karma di lui in questa settimana qual è? La ruota della fortuna, un po' di eventi avversi, un po' il destino avverso, un po' un karma che gioca contro, ci può essere, che mi parla di varie cose, no? La ruota della fortuna e il karma, un po' il karma, cioè un po' il destino, no? Un po' avverso, un po' cose che non ci aspettiamo. Possono accadere delle cose per l'energia maschile che non si aspettano, che possono portarlo un po' a riflettere ancora di più, un destino avverso. Poi andiamo a vedere di che natura è questo destino avverso che ha generato un 10 di spade. Può essere pregresso questo destino avverso che adesso lo porta ad andare con cautela, o può essere in questa settimana. Poi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vediamo l'energia femminile. Allora, energia attuale di lei, energia attuale di lei, energia energia attuale di lei, l'appeso. Abbiamo una lei che ha un'energia di cambio di prospettiva su delle cose, sugli eventi, e anche la carta, no, di chi può essere un po' ammalato. Infatti la mia carta, sono stata un po' malata e un po', diciamo, l'energia di colei che si deve fermare per cambiare prospettiva, e tale fermarsi per cambiare prospettiva può essere consapevole o inconsapevole. Per esempio, quando, come vi ho spiegato anche nel mio primo libro, Il risveglio della coscienza, arriva la malattia o una sintomatologia, arriva per fermarti, per correggere un comportamento unilaterale, o per farti lavorare su alcuni aspetti di cui spesso non siamo consapevoli e ci dobbiamo fermare per forza, e la malattia ti ferma. Quindi abbiamo delle condizioni un po' psicosomatiche, oppure una volontà di fermarsi per cambiare prospettiva su alcune cose. Fermare la mente, ti dice l'appeso. Ferma la mente, cambia prospettiva. È la carta del sacrificio dell'io, proprio quello di cui abbiamo parlato nell'intro, ok? E il sacrificio dell'io è la rinascita nel sé, ok? Vediamo quali sono i pensieri di lei.
L'imperatore ha intenzione di sistemare più cose nella sua vita in questa settimana con determinazione e con un certo aspetto di assertività. Quindi sta pensando, può anche pensare a una certa persona che è più inflessibile, che non si sentono, che può essere una persona che la sta facendo penare un po' da un punto di vista emozionale, o con la quale c'è no contact, cioè con la quale c'è silenzio, ci sono altre vicissitudini intorno per cui la situazione è ferma, può stare pensando a una persona che è rigida e inflessibile, orientata sulle sue cose, oppure se non è questo il caso, abbiamo una lei che sta pensando di rimettere ordine nella sua vita in questi giorni, cambiando prospettiva su certe cose. Andiamo a vedere cosa ha nel cuore lei. Gli amanti, tre arcani maggiori, caspita, lei sta per fare una scelta d'amore in questa settimana, Tre arcani maggiori sul femminile. Tre arcani maggiori sul femminile significa che l'energia femminile in questa settimana di vigilia di Natale c'è un intervento divino sull'energia femminile. Cioè l'intervento divino cosa vuol dire? È sempre un intervento divino, no? Dire così sembra screditare un po' la cosa, è qualcosa in più delle cose normali. L'energia femminile prenderà decisioni in conformità del suo cuore. Queste decisioni hanno come obiettivo quello di rimettere ordine nella sua vita con una nuova prospettiva. Ok, vediamo qual è il karma o blocco del femminile in questa settimana da superare. Il 4 di denari, probabilmente è quello di spesso non voler sentire ragioni, di voler avere la ragione, però queste carte così forti come intervento divino la faranno aprire. Allora il suo cuore le dice di darsi agli eventi, di darsi all'altra persona, di darsi dagli eventi alle persone, che sono la stessa cosa, a seconda di quello che la tua narrazione animica metterà in scena questa settimana. Al blocco il karma ha energia di trattenersi, quindi siccome il cuore ti dice datti e l'energia di karma di blocco è no, mi trattengo, ok? Quindi di darsi un po' di più. Questo è il senso. Può essere che abbiamo delle lei un po' più testarde che devono aprirsi invece per rilasciare energia karmica. Poi le andiamo a vedere comunque, ok? Ok, vediamo da quest'altra parte. Allora, abbiamo visto internamente come stanno le energie. Vediamo nella realtà fenomenica cosa accade a entrambe le energie. Allora, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o nei confronti dell'altro in questa settimana? 4 di spade, ha intenzione di pensare prima di prendere una decisione. 4 di spade mi parla di una persona che si ferma e pensa, no? È anche una sorta di meditazione. Qua abbiamo una persona stesa che sta meditando, dormendo, ha le mani sul cuore, la luna qui cerca di farsi ispirare dalle sue intuizioni, non vuole fare cose azzardate, cose affrettate. Nel frattempo col 4 di spade nelle intenzioni deve prendere una decisione ma ancora non sa bene cosa. Quindi sta meditando sulla decisione in questa settimana nei confronti dell'altro fuori da sé. Vediamo le azioni. Vediamo le azioni, a cosa sono conformi le azioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. La regina di bastoni ha intenzione di fare azioni verso una donna che lo attrae molto, fortissimamente, genera in lui energia kundalinica e ha intenzione di fare azioni proprio verso di lei. Allora, se nelle intenzioni c'è un prendere una decisione, no? Siccome qui abbiamo nelle azioni una regina di bastoni, cosa significa? Anche se è un uomo, cosa significa? Che non si farà prendere dalla mente, piuttosto dalla Kundalini che lo spinge verso questa persona. E la Kundalini è un'energia nervosa a carattere sessuale, che non è sessualità intesa dal profilo dell'io. Vi devo ancora fare il video sulla Kundalini, ma sapete ragazzi miei ragazzi che ogni volta dico lo faccio, avevo un progetto aperto, poi vengo ispirata e faccio altro. Allora, l'energia nervosa a carattere sessuale chiamata Kundalini è quella che noi chiamiamo in gergo l'energia che muove il mondo, è tutto energia, direbbero i fisici. Per i buddisti è l'energia che crea tutto la Kundalini. Quindi andando verso una persona, lui in questa settimana, grazie alla quale lui si sente acceso con la voglia di vivere, va bene?
ok? Ha intenzione di fare azioni verso questa persona qui che gli dà la voglia di vivere. Energia finale di lui in questa settimana nei confronti di lei, energia finale, il 2 di denari, e mi dice di un lui che deve prendere una decisione e ci possono essere dei dubbi, c'è una persona che lo attrae in modo irrefrenabile, ma con il 2 di denari, vediamo il fondo mazzo, il 3 di spade, cercherà di fare le cose giuste, il 2 di denari ci sono un po' di dubbi, però al contempo il 2 di denari mi parla di dare la giusta priorità alle cose, va bene? A varie cose. Vediamo energia finale ancora, 2 di denari. 3 i denari, assolutamente sì, guarda, alla fine lui, siccome viene attratto irrefrenabilmente da questa persona verso la quale lui fa azioni, il 2 denari mi parla di stare in equilibrio sia con le sue cose, le sue responsabilità, il suo lavoro, e il 3 denari mi parla anche di fare azioni che parlano di costruzione, di venirsi incontro l'uno con l'altro, di costruzione, va bene? Sia tenendo conto dei suoi interessi personali lavorativi, sia privati di natura amorosa. Ok, le giuste priorità. Ecco, vediamo da questa parte. Allora, quali sono le intenzioni dell'energia femminile nei confronti del maschile? Le intenzioni di lei nei confronti di lui? È l'asso di bastoni, assolutamente sì. Alla fine lei, l'asso di bastoni mi parla di, lei ha intenzione di agire di impulso, tralasciando il mentale, tralasciando mi trattengo, non mi trattengo. L'asso di bastoni mi parla di lei che si lancia, un'opportunità, un'opportunità di allegria, di gioia, si lancia. Ha intenzione di lanciarsi in un'opportunità di gioia, di passione, seguire la parte più istintiva. Vediamo nelle azioni però cosa fa. Ha intenzione di questo, vediamo le azioni, cosa fa nei confronti di lui, azioni di lei. Però aspetta, 7 i denari, ha intenzione di condividere un'energia kundalinica, anche lei, però magari non fa proprio azioni, aspetta che le faccia lui, perché col 7 i denari, secondo me, nella misura in cui le fa lui, lei coltiva questo momento insieme a lui, è un prendersene cura, quindi è un prendersi cura delle cose che accadranno in questa settimana nei confronti di lui. Vediamo un po' l'energia finale di lei nei confronti di lui. L'8 di coppe, qua arriva un cambio. Molte di lei scelgono di lasciare una vecchia relazione che le ha tenute appese per tanto tempo, e il suo cuore dice lanciati in quest'altra relazione o lanciati in questa situazione, no? Lanciati, ti dice, e lei alla fine con l'8 di coppe fa un cambio, va verso dove la porta il suo cuore, va dove la porta il suo cuore. Vediamo un po' quest'otto di coppe, energia finale. Assolutamente, prende la decisione di andare dove la porta il suo cuore, la giustizia. Lei prende decisioni di fare dei cambi emozionali, lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto con la fede nel cuore, perché gli amanti nel cuore, ok? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, vado a mangiarmi un biscottino, mi spruzzo un po' di propoli e continuiamo con tutte le specifiche, ok? Arrivo subito, eh? Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo subito a vedere le specifiche per tutte le situazioni. Vediamo un po'. Allora, partiamo con l'energia maschile. Energia attuale del maschile con il cavallo di coppe. Vediamo. Energia attuale di lui con il cavallo di coppe. Energia attuale di lui con il cavallo di coppe. Energia attuale di lui con il cavallo di coppe. Energia attuale di lui con il cavallo di coppe. 7 di spade. Ci sono delle verità che vogliono essere svelate qui, da che ci sono potuti essere dei maschili che si sono sottratti o dei maschili che li abbiamo percepiti un po' più evasivi. Questa è la settimana in cui c'è la volontà di darsi, la volontà di darsi, ok? E se li avete percepiti così è perché c'era una ferita molto profonda nel cuore, tant'è che i tarocchi ci servono a vedere qual è la verità per avere consapevolezza, ed è la consapevolezza che ci apre la strada della libertà. Quindi se avete percepito maschili evasivi o maschili un po' più, insomma, è perché c'era una ferita forte che si vogliono mettere alle spalle, ok?
Allora, adesso andiamo a vedere quali sono o se non li avete percepiti, come dire, attivi, è perché c'era un'elaborazione animica. Allora, vediamo i pensieri di lui con gli amanti. Assolutamente, ha intenzione col 3 di coppe di celebrare, di stare insieme, sta pensando di condividere insieme bei momenti, di celebrare, sta pensando in termini amorosi, sta pensando che deve fare una scelta d'amore, va bene? Di riconciliazione, di stare insieme, di celebrare bene la vita. Questo è una bellissima energia, anche sofferta e bella, poetica, ecco. Vediamo nel cuore. Cosa ha nel cuore? Per lei o cosa ha nel cuore? 10 di spade. Cosa ha nel cuore? 10 di spade. Assolutamente sì, vuole comunicare, 8 di bastoni. L'energia torna in movimento nel cuore, c'è la voglia di fare un punto e a capo, di darsi, di parlare emotivamente, di esprimersi, perché l'energia inizia a fluire, il cuore vuole fare un punto e a capo. Analizziamo adesso questa ruota della fortuna, il blocco e karma in questa settimana. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei rispetto alla situazione? Ruota della fortuna. L'imperatore. Allora, ci sono diverse cose che lui vuole avere in ordine nella sua vita, spesso non ci riesce, vorrebbe avere in ordine più cose, soprattutto il fatto di perché sono eventi avversi del karma che portano fuori controllo, fuori ordine più cose, no? Quindi è come se dicesse: ok, adesso prendo le decisioni giuste, medito su qual è la decisione giusta. Ci sono eventi che lui vorrebbe avere più cose sotto il suo controllo, però è come se, no, il divino maschile si lascia andare sempre di più alla resa, all'amore, al darsi, ok? Ci sono cose del quotidiano che molti maschili sono potuti essere percepiti in modo freddo e distaccato per eventi e circostanze della vita, va bene? Vediamo questo 4 di spade. Le intenzioni di lui nei confronti di lei o le intenzioni del maschile quali sono col 4 di spade? Assolutamente sì, il 6 di denari, venirsi incontro, usare molto la cordialità, essere aperti, disponibili. Ci sono anche circostanze della vita pratica in cui si vuole mettere equilibrio, non solo, lo vediamo anche qui, no? Avere ordine in varie circostanze, non solo nell'amore. Il 6 denari mi parla di una bella energia di voler stare bene insieme, di mettersi d'accordo, stare in equilibrio nel quotidiano, perché il 6 denari è proprio il quotidiano, ok? Vediamo le azioni che lui farà nei confronti di lei con la regina di bastoni. Le azioni con la regina di bastoni. E infatti cavallo di bastoni si lascia guidare dall'impulso, da una forte attrazione erotica, sessuale e passionale. E infatti sono azioni improvvise, così, improvvise, dopo aver meditato, aver messo in accordo le altre cose. Sono azioni improvvise che mi parlano di slancio, seguo l'impulso verso una lei, o insomma una persona che mi attrae, che genera kundalini, ok. Energia finale di lui nei confronti di lei, 2 di denari, 3 di denari, 2 di denari, 3 di denari. Il sole, bellissima energia, qua mi parla di felicità, godersi momento per momento, di felicità come due bambini che giocano, e soprattutto sulla fiducia. Il sole è una carta che a me piace tantissimo, mi parla della fiducia che c'è come base per poter costruire qualsiasi tipo di rapporto, no? Siamo con la Venere in Acquario per tutto il mese, dove la base è la fiducia animica. Mi fido dell'anima tua, che poi è la mia stessa anima, mi fido dell'anima che fa fare certi tipi di esperienze. Non ho fiducia in un io, in un ego che non esiste, che è pieno di condizionamenti, ho fiducia nell'anima. Nella misura in cui mi sei di fronte è perché devo fare un certo tipo di esperienza, ho fiducia nell'anima tua, dice lui a lei.
o lo dice o inconsciamente è questo. Tant'è che tale approccio di fiducia, di gentilezza, di bellezza, di gioco, di ilarità, porta a mettere in equilibrio le cose, i due denari, più aspetti, no? Più aspetti di cose che voglio tenere sotto controllo, lavoro, altre responsabilità. E poi anche venirsi incontro col tre denari nel fare dei progetti insieme, dei progetti, facciamo questo, facciamo quest'altro in questa settimana, mi spiego? Ok. Vediamo da questa parte. C'è necessità di fiducia con la Venere in Acquario che abbiamo, la fiducia è animica. La Venere in Acquario ti dice non devi avere fiducia dell'io, dell'ego, ma devi avere fede nell'anima della persona, che la tua stessa anima e dell'anima del mondo è la stessa cosa. Ok. Vediamo energia attuale di lei con l'appeso. Energia attuale di lei con l'appeso. Dov'è che cambia prospettiva? Dov'è che sta focalizzando l'attenzione nel sacrificio dell'io e la rinascita nel sé? Energia attuale di lei con l'appeso. 3 di denari, anche lei ha voglia di costruzione, di fare della pianificazione di piani insieme, e quindi sta cambiando prospettiva rispetto a una persona, di fare pianificazioni insieme. Sì, mi parla di questo. 2 denari anche lei, anche qui. Guarda, anche lei ha voglia di pianificazione, senza però dando la giusta priorità alle cose, e questo è il cambio di prospettiva. Vi ho detto, il 2 denari è sia il dubbio, ma è anche la tenere in ballo due cose, no? Cioè mettere in equilibrio le cose, non far pesare la bilancia troppo da una parte o troppo dall'altra, bensì dare il giusto valore alle cose. In questo giusto valore alle cose, il cambio di prospettiva di lei dove arriva? Nel dare il giusto valore alle cose e impegnarsi su questo, sia nella vita privata che nel lavoro. Giusta priorità alle cose. Vediamo con l'imperatore nei pensieri, i pensieri di lei quali sono? 6 di bastoni, assolutamente quella di avere il controllo, sono 2 carte di controllo, sta pensando di prendere il controllo su più aspetti della sua vita, sta pensando di avere successo su più ambiti della sua vita, non solo un solo ambito, sta pensando di rimettere ordine in situazioni laddove non erano in ordine, dove non sono state in ordine. Vediamo anche di mettersi alle spalle una persona più fredda, distaccata, con la quale c'è silenzio, con la quale il tempo si protrae, le cose non cambiano, insomma, far finire un karma praticamente, ecco, e aprirsi al nuovo o a una nuova persona che già c'è, che però il fatto di poter essere legata con la mente a un'altra persona poteva impedirle il rilascio, no? Allora, vediamo cosa ha nel cuore lei, gli amanti. Il 2 di bastoni mi parla di una scelta, molti di loro devono fare una scelta d'amore in questa settimana. Il 2 di bastoni nel cuore mi parla dell'apertura, della possibilità di aprire il cammino all'amore, o a una persona o all'amore. Ok, vediamo questo 4 di denari. Vediamo il 4 di denari. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui rispetto a una situazione col 4 di denari in questa settimana? Il 4 di denari, 4 di denari. Molte di lei sono state chiuse in loro stesse, o per motivi anche di salute, o per motivi a livello psicofisico, vogliono riprendere in mano il controllo della loro vita, dando la giusta priorità alle cose, stanno pensando di aprirsi all'amore, il loro cuore dice datti all'amore, apriti alle emozioni, adesso puoi farlo, e quindi è questo il senso. 4 denari 2 volte è colui che trattiene, no? E ripetono questo trattenersi. Va bene, vediamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui con l'asso di bastoni. Il Papa, assolutamente, assolutamente. Il Papa mi parla che nelle intenzioni lei ha voglia, ha le idee chiare, avrà le idee chiare, di darsi a ciò che sente a livello di impulso, a queste intenzioni, di darsi a tutto ciò che sente, affinché lei possa seminare nuovi germogli nella sua vita. Anche darsi a una persona responsabile rispetto a una persona che magari non è così.
nei suoi confronti, per alcune di voi, Vediamo le azioni che farà lei con il 7 di denari, le azioni. No, qua c'è un'altra carta di quelle altre, ma vedi quando le mischio poi qual è? Il 5 di spade, appunto. Attenti al mentale. Allora, vediamo le azioni di lei con il 7 di denari nei confronti di lui. Il carro, sì. Lei seminerà nuovi germogli dentro di sé. Io vedo che anche lei prende la macchina e va, si sposta. Qua se parliamo di una persona, per esempio, no? Se invece non c'è nessuno, l'energia femminile non è più contratta. Cioè il karma di questa settimana è rilasciare una contrattura, cioè contrattura, non voglio utilizzare termini scientifici, medici, rilasciare un tenersi tutto dentro. Il karma è questo, quindi tale approccio femminile lo avremo sia nel lavoro, dove lei avrà le idee chiare nel rinnovare anche il proprio negozio, se ha un negozio, nel rinnovare il proprio ambiente lavorativo, nell'avere le idee chiare su come raggiungere una certa sua stabilità economica, eccetera, tant'è che farà dei passi che muoveranno in tal senso. Quindi il femminile ti dice questa settimana è datti, ti dice il femminile, ok? Vediamo energia finale con 8 di coppe e la giustizia. Energia finale di lei e il 3 di coppe, anche lei la vedo celebrare, stare bene con gli amici o con una persona in particolare, fa un cambio emozionale, inizia a uscire probabilmente, se non è uscita per tanto tempo come a me, per 25 giorni, ti dicono che esci, fai un cambio emozionale, sei pronta, la giustizia interviene a tuo favore, ciò vuol dire prendi le giuste decisioni per te stessa, che sono quelle della condivisione del tuo rinnovato essere, ritrovato essere, ok? E anche nei confronti di una persona ti condividerai, mi dice. Va bene? Guarda, qua ci sono anche vedo molta allegria nel femminile dopo aver passato un'introspezione molto forte, un darsi, dall'amico al conoscente, alla persona di interesse, alle più persone di interesse, per carità. Quindi vedo un'apertura nel femminile, bellissima. Sì, qua ci sono bellissime energie di rilascio e di apertura, di rilascio e di apertura, dopo una forte contrazione interna, implosione, c'è una esplosione di bellezza, di gioia, di allegria, ma anche qua sul femminile abbiamo il Papa, e il Papa è l'integrazione di una lezione spirituale che ha a che fare col cambio di prospettiva, giusto bilanciamento nelle cose. Ok, adesso con i miei fantastici oracoli lui lei che non lasciano spazio al dubbio, e per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione per chi li desidera. Allora, vediamo questo maschione con questo cavaliere di coppe, con questo cavaliere di bastoni. Dove va? Dove vai? Dove va? Allora, vediamo un po' quali sono. Scendiamo nelle profondità del maschile in questa settimana. A cosa sono conformi queste azioni che fa, questo protrarsi verso l'altra persona? Cosa muove il cuore del lui verso l'altra persona, che può essere una lei o un altro lui? Cosa muove il cuore dell'energia maschile verso di lei in questa settimana? Cosa muove? Cosa lo muove? Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Allora, c'è un maschile che vuole condividere giorno dopo giorno questa settimana, senza pensare a quanto manca affinché si possa chiudere un ciclo karmico, senza pensare perché alla fine un ciclo karmico si chiude, uno step evolutivo, ma il karma è per sempre in questa incarnazione. Cioè, la misura del karma, a che punto sta il tuo karma, la vedi da come ti approcci agli eventi. Va bene? Se ti approcci con ma oh, meraviglia, allora il tuo karma significa che si sta dissolvendo pian piano. Se invece ti approcci, oh, di nuovo, ma quando finisce questa mamma, il tuo karma sta ancora là dove sta. Mi spiego? Quindi il karma non è tanto in sé gli eventi, come vi ho già detto diverse volte anche in un reel. Il karma è come tu ti approcci a quello che ti accade. Per vedere a che punto sta il tuo karma, vedi come ti approccia a quello che ti accade. Quindi qua ci sono maschili che dicono quanto manca alla vetta, non mi importa, adesso godiamoci momento per momento, tu sali a non pensarci.
cioè stiamo insieme, ok. Cos'altro? Da cosa è mosso il cuore del maschile in quello che farà questa settimana? Dall'amore. Ti amo. È mosso dall'amore. È mosso dall'amore. Cioè, quando esce questa frase ti amo non mi lascia altro spazio di dire altro. Ti amo. Cos'altro muove il maschile nei confronti del femminile in questa settimana? Tu sei mia. Sì, ci sono maschili che vogliono il femminile o un'altra persona in modo determinato, cavalieri di bastoni, regina di bastoni, cavalieri di coppe, pensano all'amore, di stare insieme, non pensiamo alle aspettative, alle cose, che sono tutte cose mentali, sono tutte cose mentali. Noi abbiamo sprecato più energia nel tenerci le aspettative che a viverci quello che ci stava accadendo. E protraiamo karma, cioè protraiamo gli stessi eventi fin quando non vengono pacificati. Come? Ma oh meraviglia! Ma oh meraviglia! Le relazioni, questo ve lo dico ormai da una vita, sono delle palestre affinché noi possiamo allenare noi stesse o noi stessi nell'interazione con l'altro. Vi dico da una vita che l'altro è la nostra ombra. E c'è stato un video bellissimo, dice Selene, se tu vedessi la tua ombra riflessa nell'altro, subito ti pietrificheresti come Medusa. È proprio questo, tu per non vederla subito la tua ombra, altrimenti potresti essere pietrificato, ti innamori dell'altro. Hai l'illusione di innamorarti dell'altro come io soggetto. La fase di innamoramento bellissima, eccetera, poi iniziano i problemi. Ma non è che iniziano i problemi, inizi a vedere l'ombra, la tua ombra, la tua ombra. E quindi soltanto attraverso l'esperienza di te stessa, attraverso l'altro, tu puoi vedere la tua ombra. Come la vedi la tua ombra? Quando tu giudichi l'altro. È inconsistente, è un deficiente, è un coglionazzo, scusate il termine, non si decide, non si muove, è inappetente emozionalmente, non dimostra. Aspetta. Quella sei tu. Io vi dico sempre, quando ho capito questo passaggio, che mi è arrivata una botta in testa, dico, cazzalo. Mi spiego? Ma tu è molto semplice, è molto più semplice di come pensiamo. Quando additiamo l'altro, stai additando una parte di te per capire quali sono questi aspetti di te che non ti piacciono. Vedi quelli che non ti piacciono in lui o in lei. Quelle sono zone che tu devi elaborare, devi metterle in luce, devi sapere questo. Quando vi dicevo, no, nelle mie relazioni, allora per esempio ho avuto una relazione che giudicavo l'altra persona, come si dice quando non fa niente per realizzarsi, quando sta lì a pensare tante idee ma non conclude niente, inconcludente, e poi che giudicavo altro, insomma quell'inconcludenza ero io. Eppure dall'esterno sembrava che io facessi tante cose, ma ero io inconcludente. Io stavo giudicando l'altro perché volevo realizzare me stessa, ma non trovavo un appiglio, non sapevo come. E vedevo la mia ombra attraverso l'altro. Oppure vi ho raccontato anche di quella grande storia che ho avuto, devastante, dove giudicavo l'altra persona che se ne andava, spariva per 2 settimane, poi di nuovo lo incontravo, 2 giorni, poi di nuovo spariva, realizzava se stesso, mentre quindi era sempre fuori per lavoro, doveva realizzarsi come uomo, come carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Io ero abbandonata, quando io in quel momento, chi è che era distaccata da sé? Chi è che non era centrata in sé? Chi è che non stava facendo una mazza? Come lui mi diceva, non fai una mazza, non ti realizzi. Questa è stata la storia dopo quello a cui io giudicavo inconcludente, attenzione. Ero io che non avevo una centratura, ero distaccata da me stessa, ero inconcludente fondamentalmente. Ma non è che era un problema, non bisogna vederle come un problema quelle cose, perché sono le chiavi che mi hanno portato, grazie alla consapevolezza, ad arrivare qui oggi a realizzare me stessa. Quindi tutte le ombre
La palestra della relazione serve per raggiungere poi l'unica relazione possibile, che è quella tra umano e divino. Vi ricordate la storia di Amore e Psiche? Psiche impiega tutta una vita per trovare amore, per trovare la sola relazione possibile, che è quella col divino. Il divino si incarna in tutte le persone che incontri, in tutto ciò che vivi quotidianamente. Chiamiamolo anche sposo celeste o sposa celeste. Quindi la relazione è una palestra per disvelare le tue ombre, farci l'esperienza con consapevolezza, dire ma oh meraviglia, questa sono io, ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono, ritiro le proiezioni, ecco ciò che io sono. Allora, la relazione è una palestra laddove tu puoi allenare la tua unica e sola relazione, che è quella con il divino, con il Dio, con amore, come l'amore, amore psiche. Ok, adesso andiamo a vedere, ehm, voglio metterci su sul karma di lei, di lui in questa settimana, sul destino avverso con l'imperatore. Voglio usare le carte di Maria Vittoria, gli oracoli genealogici, questi qua che abbiamo usato anche nell'oroscopo della luna piena, queste qui, memorie genealogiche. Andiamo a vedere di che karma si tratta lì sul maschile. Allora, il karma del maschile in questa settimana, che abbiamo visto che supera eccetera, però siccome la consapevolezza che rende l'uomo libero, andiamo a fare ancora più consapevolezza su questo karma o blocco. Imperatore e ruota della fortuna. La memoria genealogica numero 19, corrispondente al sole, al padre celeste, le responsabilità relative al senso del dovere e quindi a tutta quella morale distorta secondo cui la religione sociale ci ha indottrinati a credere. Qua dice: mio padre mi passa la forza maschile dell'albero genealogico, attraverso di lui divento più concreto e realizzo i miei obiettivi. Qua è come se prendesse consapevolezza in questa settimana di una certa memoria genealogica in cui non ha ricevuto un modello paterno di struttura, non si può dire saldezza, la saldezza come la moltezza, di una figura salda, va bene? Perché dobbiamo vedere il contrario di questo, no? Andiamo a leggere un piccolo trafiletto sulla memoria 19. Sai, questa carta è perché nella genealogia c'è stato il padre padrone. Memoria di padri e di un maschile assente o pesante. Come il rapporto con tuo padre lo hai idealizzato, questa memoria si supera comprendendo le diversità dell'altro. Sì. Allora, questa è la settimana in cui lui prende coscienza del fatto che ognuno fa quello che può con i mezzi di consapevolezza che ha. Qua parliamo di una memoria paterna che è stata un padre padrone, quindi insindacabile oppure assente. E quindi la necessità dell'imperatore, al contrario che poi l'imperatore al blocco, un destino, la memoria del destino, il karma, la ruota della fortuna, che mi fa rivedere o consciamente o inconsciamente le memorie di mio padre. Di mio padre, l'imperatore è la concretezza, la stabilità, no? Ok, quindi io sto elaborando in questa settimana le memorie relative a questa figura col 10 di spade nel cuore, tant'è che mi libero da questa memoria comprendendo la diversità dell'altro e la bellezza in tale diversità. Tutto questo lo fa a livello inconscio, ma noi che lo facciamo a livello conscio lavoriamo con la consapevolezza. Quindi tant'è che abbiamo vari denari e qua ci dice: mio padre mi passa la forza del maschile dell'albero genealogico, lui quindi recupera questa forza del maschile, attraverso di lui divento più concreto, realizzo i miei obiettivi, 2 denari, 3 denari, quindi la giusta priorità alle cose inizio a dare, alla vita privata, senza togliere alla vita privata o togliere alla vita nel concreto. Mi spiego? Ok. Ok, vediamo da questa parte, su questo 4 di denari, questo essere un po' più ritirata, o ritirato in se stessa, vediamo a cosa corrisponde con le carte, con gli oracoli genealogici.
Memoria genealogica numero 2, la papessa, essere ritirata in se stessa. Qua abbiamo una memoria in questa settimana che viene sciolta inerente qua dice il mito della papessa, oggi riconosco ed esprimo le mie vere emozioni, che ti ho detto qua erano trattenute e invece tu le esprimi. Sono accogliente e gentile perché il mito della papessa è una donna con la grande saggezza e sapienza e quindi è anche una persona che è più ritirata in sé. Tutto quello che vi ho raccontato è come se fosse l'epilogo, no? Invece la papessa non esprime le proprie emozioni fuori, tant'è che denota anche il silenzio interno, no? Questo 4 i denari ripetuto 2 volte al blocco al karma questa settimana. E cosa succede? Che invece inizia ad esprimersi e c'è un cambio emozionale perché riconosco le mie emozioni, gli amanti qua nel cuore, e l'esprimo. Sono accogliente e gentile, invece la papessa poi è più fredda, no? Enigmatica. Quindi c'è viene elusa questo tipo di memoria in questa settimana, più il darsi, va bene? Adesso voglio vedere con queste carte. Ah, no, aspetta, sono curiosa di vedere una cosa prima. Con queste. Quindi si elude la parte più no enigmatica, più la parte in ombra della papessa si elude, no? Ok. Vediamo, è stata fatta già l'analisi introspettiva, ci si dà la vita, ok. Non a caso ho intitolato le stese settimanali e adesso me la godo, è un po' questo il senso, ok? Mi riprendo in mano la situazione, adesso me la godo, esprimo le mie emozioni. Vediamo un po' qual è la dea che accompagna l'elaborazione del femminile in questa settimana nel darsi, in particolare in cosa si darà. Nell'amore romantico, qua si fa l'amore in questa settimana, bravi, fate l'amore sempre, si dà proprio all'amore, cioè ce ne sono tante dee qua, lo sapete, a cosa si dà il femminile? All'amore romantico, si dà all'amore romantico, bellissimo, bellissimo, e vediamo cosa apprezzerà di più il maschile nel femminile in questa settimana. Qual è la qualità che il maschile apprezzerà più di tutte nel femminile in questa settimana? La fortuna. Per il maschile ci sono femminili che sono la loro fortuna. La fortuna di averti incontrata o incontrato, la fortuna, tu sei la mia fortuna. Bellissimo. Questa è una stesa bellissima, eh? È una stesa bellissima come proprio espressione di questo Natale, il vero significato del Natale che è il darsi, la morte di questa mente separativa dell'io, e il nostro Gesù Cristo ce lo ricorda sempre, ogni Natale, da 2000 anni a questa parte, per i buddisti e di più, che il Buddha resuscita, rinasce ogni volta. Per i buddisti è il Wesak a maggio, per noi è il Natale cristiano, è la rinascita, ogni volta c'è questa nascita, nasci, io ti ricordo che tu puoi essere libero, libero dalla sofferenza, libero dagli attaccamenti, la libertà e la morte dell'io significa amore, l'amore romantico che trionfa in questa settimana è il darsi, è una stesa meravigliosa, bellissima. Voglio mettere adesso. Anzi, mo sono curioso di fare un'altra cosa. Voglio mettere un archetipo su di lui. Qual è l'archetipo che viene integrato per lui con l'adempimento della memoria genealogica numero 19? Qual è l'adempimento che viene integrato per lui? La donna fatale! Mujer fatal! Te l'ho detto, c'è la regia dei bastoni, cavallo di bastoni. E qua non c'è paura del femminile, eh? Non c'è paura del femminile, avendo avuto un esempio paterno qua o assente oppure troppo padre padrone, è possibile che c'è una ridimensione del femminile. L'archetipo è la donna fatale. Donna fatale. Cioè, grazie all'adempimento di questa relazione c'è la conseguente rilascio di una memoria genealogica. Bellissimo. Vediamo un po' quale archetipo vi è integrato da lei con questa Afrodite, l'amore romantico e il superamento della papessa. Le voci interiori che ti dicono di non fare quello che il tuo cuore sente.
risveglia la considerazione per i sentimenti degli altri, rispetta la confidenza. Allora, qua c'è il femminile che avrà rispetto, risveglia la considerazione per i sentimenti degli altri. Qua ci sono i femminili che entreranno in empatia e quindi tratteranno quello che gli viene detto dalle altre persone con rispetto, perché si danno all'amore. Bellissimo. Ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro, una stesa bellissima, bellissima in questa settimana di vigilia. Io vi abbraccio immensamente con tutto l'amore che ho, con tutto l'amore possibile. Ci stringiamo nella nostra famiglia luminosa e continuiamo a portare luce ovunque. Grazie, 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 grazie in eterno. Con questo concludo qui, noi ci vediamo prestissimo e la settimana prossima pubblichiamo tutti i segni zodiacali con tutte le 12 case astrologiche, sono circa da un'ora e 20 a video, quindi abbiamo fatto un grande lavoro. Pubblicheremo tutti quanti. Vi consiglio, ragazze mie e ragazzi, di salvarvi quel video durante l'anno, guardarvelo, perché è come fosse una cartina tornasole dell'evoluzione animica per l'anno 2025, d'accordo? Ok. Detto questo, ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua.